Ciao ragazzi, io sono Michele, come state? Il DJI Air 3 è arrivato sul mercato ormai da una settimana, ma a quanto pare proprio non riesce a decollare. E no, non si tratta di un problema ai motori o alle eliche, ma si tratta di un problema di vendite. In questo video io non parlo della qualità del drone in sé, non l'ho provato, quindi non posso esprimermi in tal senso, magari più avanti lo proverò, ma c'è un altro importante fattore da considerare, ovvero proprio le vendite. Prendiamo la pagina prodotto del DJI 3 su Amazon Italia. Amazon, lo sappiamo, è uno degli store più importanti per la vendita di prodotti tecnologici, come in questo caso i droni della DJI. E il DJI 3, nonostante sia appena uscito, quindi questi sono i giorni in cui si concentra la maggior parte delle vendite dei nuovi prodotti, offerte speciali a parte, nonostante ciò il nuovo drone di casa DJI non solo non ha ricevuto ancora nessuna recensione da parte degli utenti, non figura nemmeno tra i best buy della sezione droni di Amazon. Pensate che la sua posizione nelle classifiche di vendite è oltre il 10° posto, che per un nuovo drone DJI è davvero poca roba. Persino il DJI Mavic 3 Classic entrò nella classifica best buy appena uscito, per non parlare della linea DJI Mini. Ora attenzione ragazzi, ho parlato di recensioni utenti, le marchettate che troviamo in rete nemmeno le considero, quindi ad oggi diciamo che recensioni vere e proprie di questo drone da parte di chi l'ha testato con mano pagandolo di tasca propria sono davvero pochissime. Ma è interessante notare come le vendite dei nuovi droni DJI siano in costante calo, uscita dopo uscita. Ma per quale motivo ragazzi? Questa domanda ve l'ho fatta anche nel mio gruppo Facebook ufficiale Droni e Tecnologia Italia e le risposte non si sono fatte attendere. Il DJI 3 è un drone che costa davvero tanto, l'avete visto, oltre 1.500 euro, meno di 200 euro dal DJI Mavic 3 Classic, che è un livello decisamente superiore. È un drone, non voglio dire né carne né pesce, ma che si posiziona in una nicchia particolare tra il DJI Mini 3 Pro, che è già di per sé un drone professionale a mio parere, con scatti, foto, video, qualità altissima, e il DJI Mavic 3 Classic, che è un drone di fascia professionale ancora più elevata. Quindi qual è la fascia di destinazione del DJI Air 3? Sinceramente non lo so, forse nemmeno DJI l'ha capita appieno. Inoltre il mercato dei droni con uscite così frequenti, nemmeno si trattasse di smartphone, e novità sempre più risicate, più nascoste e di minore impatto, ovviamente ricordate quando uscì il primo Mavic Pro con i bracci pieghevoli, super compatto, poi il mini, super piccolo, con cam fantastiche, gimbal, eccetera eccetera, ora invece i droni nuovi, si assomigliano un po' tutti tra loro. Il mercato quindi si è saturato, le novità non sono poi sto granché, e il risultato è che le vendite sono sempre inferiori per i nuovi modelli. Insomma, l'effetto wow dei primi droni è un po', per non dire del tutto, sparito, e questi nuovi modelli vengono acquistati per lo più da chi ha esigenze molto particolari. Ma detto questo ragazzi, mi piacerebbe conoscere la vostra opinione qui su YouTube nei commenti. Cosa ne pensate? Secondo voi perché i nuovi droni della DJI, e non solo, faticano così tanto a imporsi sul mercato e a vendere come in passato? Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Quello che posso farvi io per aiutarvi nell'acquisto è proporvi una selezione di droni in super offerta, dove ovviamente nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci, cercate droni e troverete, o droni DJI, quello che preferite, e troverete tutte le migliori offerte dal web. Bene amici, vi aspetto qui sotto nei commenti, nel mio gruppo Facebook e nel mio canale Telegram. E inoltre, se questo video è stato di vostro interesse, potete supportare il mio lavoro lasciando un like, condividendolo e iscrivendovi al canale. È tutto completamente gratuito. Detto questo, vi auguro buon volo, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!